Benvenuti, cari spettatori di Segreti Turchi, nel nostro salotto digitale dove ogni sussurro diventa racconto e dove le verità che non trovano spazio altrove prendono finalmente voce. Prima di entrare nel cuore di questa storia intensa e scomoda, vi invito come sempre a iscrivervi, a lasciare un like e, se volete sostenere ancora di più la nostra comunità, a premere il tasto iscriviti. Il vostro supporto ci permette di continuare a portare alla luce ciò che spesso resta nell'ombra. Oggi vi raccontiamo una testimonianza che ha attraversato la Turchia come un fulmine improvviso, la confessione di Cemre Arda, amata dal pubblico, da anni considerata un punto di riferimento per discrezione, grazia e talento vero. Stavolta però non c'erano personaggi, copioni o set a filtrare le sue parole. Ha parlato la donna, non il mito, e quello che ha scelto di rivelare ha incrinato il lucido rivestimento che per anni ha protetto, o nascosto le crepe più profonde dell'industria che la nutre e talvolta la ferisce. In video, con una calma che sembrava sul punto di spezzarsi a ogni respiro, Cemre ha pronunciato una frase destinata a restare: «Ho compiuto un gesto che non posso annullare, e ne pago il prezzo. È stato il più grande errore della mia vita». Da lì si è spalancata una porta su un mondo fatto di silenzi trattenuti, fraintendimenti, rivalità educate, alleanze invisibili e cicatrici che solo chi vive davvero questo ambiente sa riconoscere. Per anni il pubblico ha visto in lei una creatura quasi eterea, capace di trasformare le emozioni in immagini vive, di dare carne e respiro a personaggi che sembravano continuare ad esistere dopo i titoli di coda. Ma dietro quell'ordine composto, come ha ammesso lei stessa, si agitava una battaglia lenta e sotterranea. Dire le cose come stanno, restare corretta anche quando era più semplice tacere, non rispondere alla crudeltà con altra crudeltà, sono stati proprio questi i gesti che mi hanno fatto perdere terreno, ha spiegato. In un mondo costruito sull'apparenza, la sua franchezza è diventata una lama a doppio taglio, adorata da chi guarda, punita da chi manovra. Qui la sincerità spesso non ha spazio, o non nel modo in cui dovrebbe, ha aggiunto. Era un manifesto contenuto, una denuncia che brucia senza alzare la voce. Ha mostrato ciò che quasi nessuno osa mostrare, rivalità che si consumano dietro sorrisi impeccabili, intenzioni storpiate, giudizi costruiti sulle mezze frasi, e soprattutto il peso di una manipolazione silenziosa che non lascia lividi sulla pelle ma incide in profondità. Secondo lei non è sempre il talento a orientare il destino di un artista, spesso contano la capacità, o la volontà, di attraversare giochi di potere, impressioni costruite a tavolino, accordi fragili come vetro. Fra tutte le sue ammissioni, una frase ha gelato i fan: «A volte mi chiedo se il vero errore non sia stato scegliere questa vita». In bocca a chiunque sarebbe suonata come amarezza passeggera. Detta da lei, abituata a sembrare fatta della stessa materia dei sogni, è stato un terremoto. Non era un addio. Non era resa. Era un grido che non esplode, un riconoscimento del tributo psicologico che questo mestiere sa esigere. Ha chiarito che non è la recitazione a ferirla, ma l'ecosistema, la trama di regole non scritte che impari a decifrare, o ti travolge. Accanto a Cemre, lungo questa strada di fragilità e coraggio, c'è sempre stato Gökberk YLDRM, il suo compagno di vita. Lontano dagli slogan, ha scelto di esserci quando la forza vacillava, quando il peso del giudizio diventava insopportabile. Chi li conosce racconta momenti che quasi mai arrivano alla luce del giorno, conversazioni in cucina alle 2 del mattino, parole misurate per ricordarle il valore dei suoi ruoli, il balsamo nascosto nelle lettere dei fan, quelle che non diventano tendenza ma curano davvero. Anche lui ha respirato lo stesso gelo. Insinuazioni, sussurri, storie piegate per far vacillare la sua integrità. Eppure è rimasto saldo, non per strategia, ma perché conosce la distanza tra immagine e verità. Quando lei ha scelto di esporsi, ha scandito: «Non scambiate la gentilezza per debolezza». In molti l'hanno letta come una difesa. In fondo era un principio, condiviso da entrambi. La confessione di Cemre è diventata virale in poche ore. L'onda sociale di Instagram e TikTok si è trasformata in un abbraccio collettivo alla sua vulnerabilità. Ora è più forte di prima. Qualcuno finalmente dice quello che nessuno osa dire.
La sua trasparenza e coraggio allo stato puro. I messaggi non erano solo sostegno, erano una domanda di verità. Un pubblico stanco di perfezioni lucide e narrazioni chirurgiche ha chiesto più umanità, più trasparenza, più realtà. Un punto del suo racconto ha acceso un dibattito feroce, l'ambiente di lavoro. Cemre ha descritto come la sua abitudine a parlare apertamente, su una scena, sui ritmi, su un dettaglio narrativo, venisse spesso fraintesa. Dire la verità può sembrare presunzione. La determinazione, conflitto. La chiarezza, sfida. Forse il mio errore è stato non nascondere i pensieri solo per sembrare più accomodante, ha ammesso con lucidità. In un contesto che vive di equilibri fragili, conta davvero di più l'autenticità o la prudenza? Domanda che resta sospesa, come una luce al neon che non si spegne. Ha parlato anche del prezzo della visibilità, titoli capaci di trasformare una frase isolata in uragano, voci messe in giro che col tempo diventano dogmi, video ritagliati con perizia per creare scandalo dove non esiste. È la logica del sensazionalismo, una macchina che si nutre di distorsione e raramente guarda a ciò che spezza nel suo passaggio. I fan, indignati, hanno domandato: perché una professionista rispettosa dovrebbe pagare colpe inventate in fretta? Com'è possibile che la reputazione di chi ha dato solo dedizione venga demolita con tanta leggerezza? Colpiva soprattutto il suo modo di parlare del futuro. Non era una donna distrutta. Era una donna in allerta, consapevole. La strada sarà irregolare, ma non rinnegherò quel che sono. Se mi sono illusa, è nel pensare che la trasparenza bastasse a proteggermi. Non è così. Però tornerò più solida. Non una dichiarazione di guerra. Una promessa di rinascita. Accanto a lei, Goldberg continua a essere un pilastro silenzioso. Quando un'offerta di lavoro le è stata sottratta per un pettegolezzo infondato, lui non ha reagito con rabbia pubblica, ma con un'attenzione strategica: scegli progetti che ti somiglino. Il tempo asciuga le menzogne. Parole semplici, ferme. Hanno il peso delle mani che restano quando la stanza si svuota. Cemre ha chiuso la sua testimonianza con un monito rivolto ai ragazzi che sognano questo mondo. Talento e impegno non bastano, servono forza mentale, lucidità, la capacità di leggere tra le righe e un cuore che non diventi di pietra. Le sue parole hanno acceso migliaia di discussioni: quanto del dolore di chi lavora qui si potrebbe evitare? E quanto, invece, appartiene a un sistema che nessuno ha ancora trovato il coraggio di cambiare? Questa non è solo la cronaca di una confessione. È uno spiraglio su una realtà che fingiamo di non vedere. È il viaggio di una donna che cerca di restare fedele a se stessa in un ambiente che preferisce versioni più docili, mute, compiacenti. E accanto a lei c'è un uomo che sceglie la costanza quando l'eco della moda chiede rumore. Chi li conosce da vicino racconta la cura nei dettagli: un caffè lasciato sul tavolo prima di un provino, una playlist preparata per calmare l'ansia, il silenzio protetto di una sera in cui le parole fanno male. Sono gesti minimi che non finiscono nelle storie, ma sorreggono una quotidianità che al pubblico appare solo in controluce. Nel frattempo, l'onda dei commenti continua, e l'industria scruta. C'è chi, dietro le quinte, teme le crepe che certe verità aprono. C'è chi applaude in pubblico e trama in privato. C'è anche chi prende appunti, immaginando un set dove certe regole cambiano lentamente, perché la credibilità è un bene raro e la fiducia si riconquista a goccia. Il racconto di Cemre ha sollevato anche una domanda più ampia: cosa significa oggi essere coerenti? È possibile rimanere eleganti senza farsi calpestare? Si può chiedere rispetto senza essere definiti difficili? Lei ha risposto con la sua stessa postura: non serve gridare per dire no. Non serve compiacere per lavorare bene. Nelle ore successive alla sua testimonianza, un vecchio video è ricomparso nei feed. Un frammento dove la si vedeva mettere fine con calma a un malinteso nato sul set. Quello stralcio è stato tagliato, riassemblato, usato per il rumore. Eppure, visto per intero, rivelava la stessa qualità che oggi la espone e la protegge: fermezza gentile.
Il paradosso è tutto qui, ciò che le costa è anche ciò che la rende unica. Molti si chiedono quale sarà la prossima mossa. C'è chi parla di una pausa, chi di un progetto cucito su misura, chi di una scelta radicale, magari più internazionale. Goldberg osserva e prepara il terreno, sapendo che il tempo, se accompagnato da scelte chiare, è un alleato concreto. Lui stesso, negli ultimi mesi, ha camminato con passo vigile tra giudizi e malizie, ma ha preferito i fatti agli slogan, combinando discrezione e fermezza con quell'intuizione pratica che spesso manca quando tutto brucia. Il punto, alla fine, non è solo ciò che Cemre ha ammesso di aver sbagliato, ma come ha scelto di raccontarlo. Senza scusanti comode, senza puntare il dito, senza monologhi rabbiosi. Ha riconosciuto di aver creduto che la verità, da sola, potesse salvarla. Ha capito che, per parlar chiaro, servono corazze sottili e alleanze oneste. Ha compreso che si può restare limpidi senza essere ingenui. E ha promesso di tornare al set con la schiena dritta e un filtro diverso sul cuore, non per indurirlo, ma per proteggerlo dallo spreco. Ora tocca a noi. Che cosa ne pensate? Può l'onestà resistere in un mondo che si nutre di strategia e immagine? Può il coraggio di Cemre Hard aprire davvero una fessura da cui passi aria nuova? E quali altre storie vorreste che affrontassimo qui, su Segreti Turchi? Scrivetecelo nei commenti, lasciate un like e ricordate di iscrivervi al canale. Se desiderate sostenerci più da vicino, premete il tasto iscriviti e diventate parte attiva della nostra grande famiglia. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio emotivo e profondo. Ci vediamo prestissimo, sempre qui, su Segreti Turchi, dove le storie non finiscono mai, semplicemente cambiano voce, e spesso quella voce somiglia alla vostra.